Avevo fatto scorrere le manette lungo la sbarra del letto e mi ero spostato per farle posto. Lei mi aveva osservato incerta. Le tendevo la mano e le sorridevo. «Fidati», dissi. La vidi alzarsi dalla sedia e sfilare lentamente le scarpe come fosse in bilico su di una fune. Continuavo a tenderle la mano. Con premura si era seduta sul bordo del letto e si era sdraiata. «Adesso chiudi gli occhi». Li chiuse. Sentivo il suo respiro, l'odore della pelle. Immaginavo i nostri capelli fondersi sul cuscino, i corpi vicini e distesi, la luce della primavera che accarezzava il letto. La presi per mano. «Adesso usciamo», dissi. «Ti porto a fare una passeggiata». Lei era scoppiata a ridere. Aveva finalmente capito cosa avevo in mente. «Dove andiamo?» chiese. «Andiamo al parco. C'è il sole». E così uscimmo io ed Eli fuori dalla stanza e fuori dall'ospedale in un pomeriggio di aprile. Mi seguiva in punta di piedi lungo il corridoio, le guardie davanti alla televisione. «Lo vedi? Non ci vedono», dissi. «Possiamo fare quello che ci pare». «Non si accorgeranno che ce ne siamo andati», chiese complice, sottovoce. «Non se ne accorgono mai. Tieni gli occhi chiusi e non ci vedrà nessuno». Volammo veloci giù per le rampe delle scale. Eli rideva. Fuori della porta ci aspettava una limousine con un autista che faceva l'inchino. Lei li cancellò con una frase. «No, andiamo a piedi», disse. Corremmo tenendoci per mano. Gli alberi ci sfilavano accanto, il vento tra i capelli. «Vuoi il parco che si affaccia sul mare o quello sopra la collina da cui si vede tutta la città?» «Scegli tu», rispose. «Allora girati». Alle nostre spalle fece apparire un cancello e un muro oltre il quale si estendevano grandi prati. «Questo è il mio preferito», dissi. «C'è una pagoda in cima alla collina e gli aquiloni. Da lassù, se vuoi, riesci anche ad abbracciare le nuvole con un desiderio». «Ci vieni spesso qui?» chiese. «Tutti i giorni». La accompagnai a piedi nudi per il sentiero che si arrampicava tra gli alberi. Lungo la strada le indicavo le piante, le facevo sfiorare le foglie. Le indicavo i fiori, chiamandoli ciascuno con il proprio nome. Appoggiavo il suo polpastrello sulla corteccia di un albero per farle coglierne la ruvidità. Correvamo come se la strada non dovesse avere mai fine e la meta non fosse che l'eterno rincorrersi in un cerchio fatto di infinite sensazioni. La accompagnai su per la collina. Decine di aquiloni di ogni forma e colore attraversavano il cielo. La città si estendeva ai nostri piedi. Il mare tracciava la linea dell'orizzonte. «Ci sei mai stata sopra un deltaplano, Eli?» «No, mai». «E allora andiamo». Sentii il calore del suo respiro e le mie mani sulle sue, appoggiate sopra la sbarra. Poi prendemmo una lunga rincorsa e ci innalzammo sopra i prati e i grattacieli, fino all'oceano. «Hai paura?» «No». «Dove stiamo andando?» «In tutti i posti in cui vorrai andare». «E allora portami dove vai sempre tu». «Ci sono dei posti bellissimi, Eli, e dei posti di cui ho paura». «Li voglio vedere tutti», rispose. E con un alito di vento la accompagnai negli spazi infiniti dei miei luoghi mentali. La montagna di Clive, la valle di Melot, la giostra infernale di Ivan e altri ancora, intagliati in orizzonti ancora vaghi ma già densi di forme e colori. Tutti i mondi che avrei ancora potuto raccontare al mondo se solo avessi ancora avuto la forza di parlare. Ma intanto glieli mostravo, sorvolandoli con il deltaplano, facendole accarezzare ogni parte del mio sentire, il desiderio di pace con me stesso e il mondo. L'anelito ad un silenzio privo di intromissioni, il domani dei conti in sospeso, il peso ormai insostenibile delle sentenze. Ma non glielo dicevo, glielo dipingevo attraverso i paesaggi dell'anima. «E ora ti porto sull'isola dei 7 canali da dove si vede la costellazione di Astrazul», dissi, risvegliandomi dai miei pensieri. «E non dovremo aspettare la notte per vederla, perché laggiù non sorge mai il sole, ma il buio è come una calda coperta e la luce la danno i fuochi delle stelle». E scivolando delicatamente lungo le linee del cielo, abbracciammo la notte infuocata di Astrazul. Il deltaplano volteggiava. Con le dita raccoglievo una ad una tutte le stelle
e le deponevo tra le mani di Eili fino a farne un unico sole. E poi proseguimmo oltre, fino al rovescio del mondo, nella terra di Sodè, dove tutto era bianco o nero. «Chi ci sta là dentro?» chiese Eili indicando una torre così alta da non poterla misurare. «Là dentro c'è il principe disincantato». Intorno, per spazi infiniti, si estendeva un deserto di rovi. Il vento impetuoso alzava nuvole di cenere e di polvere. «E quella lì chi è?» chiese indicando una sagoma lontana che correva. «Quella è Perigot», risposi. «Perché è solo lei ad avere i colori?» domandò Eili. «Perché lei è un sogno»,